Lo so, cucire una camicia per la prima volta fa abbastanza paura perché ci sono varie parti che sembrano difficili, come cucire il polso, cucire l'apertura della manica, cucire il carré, cucire il collo, in quale ordine fare tutte queste cuciture e via dicendo. In questo periodo sto cucendo la camicia di cui vi avevo già mostrato il cartamodello l'anno scorso, ma è un video un po' lungo da preparare, quindi ho pensato nel mentre di pubblicare dei video in cui vi mostro alcune di queste parti separatamente. Quindi nel video di oggi vediamo come cucire il fessino e il polso della manica di una camicia. Per chi di voi è nuovo, ciao a tutti, io sono Sara, sono una stilista e in questo canale condivido con voi tutto ciò che ho imparato sulla creazione di abiti, dal disegno al cucito. Prima di partire chiariamo subito un termine. Il fessino è quel pezzo che rifinisce l'apertura della manica sopra il polso di una camicia. Può essere formato da un unico cartamodello, come nel mio caso, o può anche essere diviso in due cartamodelli separati. Io trovo più semplice cucire il fessino con un pezzo unico, quindi vi mostrerò questo metodo. Direi di non perdere altro tempo e vediamo subito come cucire il fessino della manica di una camicia. Per prima cosa applico l'adesivo nei 4 pezzi che formano i polsi. 2 pezzi sono per l'esterno dei polsini e 2 per l'interno. L'adesivo va piazzato con la parte ruvida verso il rovescio della stoffa. Nel mio caso dritto e rovescio hanno lo stesso aspetto, ma sappiate che va messo nel rovescio. Io quando metto l'adesivo preferisco sempre mettere uno strato di tela che si possa rovinare sia sopra che sotto, così evito di sporcare di colla sia il ferro da stiro sia l'asse da stiro. Lascio il ferro da stiro circa 10 secondi sopra ad ogni parte e tolgo la funzione del vapore. Poi se ci sono dei pezzetti di adesivo che escono dal pezzo, li possiamo tagliare via. Primo step per fare il polso è stirare il pezzo dell'apertura polso nella sua forma finale. In realtà per ora stiriamo in posizione solo la metà alta del pezzo, il resto lo faremo dopo. Mi sono segnata con una penna cancellabile tutte le linee del cartamodello che mi servono come riferimento per piegare la stoffa e stirarla. Quindi stiro il primo mezzo centimetro della parte alta in dentro. Stiro anche lungo la seconda linea e ora sono pronta per attaccare questo pezzo sulla manica e creare l'apertura della manica. Metto i rovesci delle 2 maniche verso l'alto e mi ridisegno con una penna cancellabile questo rettangolo che ci serve come riferimento per attaccare il fessino. Prendiamo quindi il fessino, lo mettiamo con la parte delle linee verso l'alto e facciamo combaciare il rettangolo centrale con il rettangolo che abbiamo appena disegnato nella manica e spilliamo insieme. La parte più alta del fessino va verso il lato largo della manica. E cuciamo lungo tutto il rettangolo. Questa cucitura deve essere fatta il più precisa possibile perché sennò poi il fessino vi viene storto, quindi cercate di arrivare proprio sugli angoli e se serve diminuite un po' la lunghezza del punto. Ora dobbiamo tagliare lungo la Y che c'è in mezzo al rettangolo. Cerchiamo di arrivare il più vicino possibile agli angoli in cima, ma senza rompere la cucitura fatta. L'ideale è arrivare a 1 millimetro di distanza. Più ci avviciniamo e meno rischio c'è che si vedano brutte pieghe poi dal dritto. Se la avete vi consiglio di usare una forbice da stoffa di precisione e bella affilata, così sarà più facile arrivare vicino agli angoli. E ora dobbiamo rigirare in dentro tutto quanto, ma prima dovremmo stirare lungo la cucitura del rettangolo che abbiamo appena fatto. Nel mio caso, per velocizzare, essendo un cotone, lo schiaccio con le dita perché sta comunque giù piatto, ma voi stiratelo. Questo era il lato rovescio, vado sul dritto e tiro in fuori i pezzi. Lungo i 3 lati del rettangolo devo appiattire e stirare. Alla fine devo ottenere proprio un buco a forma del rettangolo che avevamo disegnato nella camicia.
Vado al ferro da stiro a schiacciare bene tutta questa parte. Perché queste cuciture stiano ben piatte, è meglio se prima stiro tra i margini di cucitura per tutti e tre i lati e solo dopo spingo fuori i pezzi, creo il buco a forma di rettangolo e stiro da sopra. Stiro di nuovo verso il rettangolo i margini di cucitura perché poi in questo modo riusciamo a nasconderli. Sul lato alto del fessino avevo già fatto le stirature prima, mancano sul lato più basso. Devo stirare mezzo centimetro in dentro e poi piego finché copre la linea della cucitura fatta. Ormai che sono al ferro da stiro, stiro in dentro anche il mezzo centimetro di margine della punta del fessino, così poi sarà più facile cucirla. Per stirarlo bene e essere sicura che la punta sia simmetrica, preferisco mettere il fessino già nella posizione e forma che avrà alla fine una volta cucito. Cucio prima il lato corto del fessino 1 millimetro appena dentro e mi raccomando il fessino deve coprire a filo la cucitura fatta sotto. Se può essere utile fermate prima con 2 spilli. Nella parte corta del fessino cuciamo 2 mm sopra rispetto alla fine del buco del rettangolo. E mi raccomando che questi margini devono essere tirati verso l'alto. Ho rifilato il margine qui sopra a 2 mm e ora dobbiamo cucire la parte alta del fessino alla manica, facendo attenzione di coprire in cima il pezzo che abbiamo appena cucito. E nella parte bassa deve coprire la cucitura a forma di rettangolo che abbiamo fatto all'inizio. Rimettiamo bene in dentro i margini della punta del fessino e spilliamo tutto in posizione prima di iniziare a cucire, cercando di fare la punta il più simmetrica possibile. Fate attenzione a non prendere dentro la cucitura il pezzo più piccolo del fessino che abbiamo cucito prima e che ora sta sotto. Sul rovescio mi faccio un segno a livello della fine del buco del rettangolo e me lo riporto anche sul dritto. E fino a questa linea i 2 pezzi devono stare separati, sopra invece posso cucire tutti gli strati assieme. Quindi ora cucio 1 millimetro in dentro al fessino qui, poi faccio una cucitura orizzontale appena dopo i segni blu, diciamo 2 mm dopo, poi cucio lungo tutta la punta del fessino, mi fermo appena sotto ai segni blu e faccio la seconda cucitura orizzontale. Ora scendo 3 mm sotto alla prima cucitura orizzontale e faccio la seconda. E questo è l'aspetto dal dritto e dal rovescio. Se avete fatto le cose fatte bene non dovreste avere nessun margine a vista. Tutti i margini grezzi sono nascosti dal fessino. E ora do una bella stirata da sopra. Passiamo a cucire i polsini. 2 dei pezzi sono per la parte esterna dei polsi e gli altri 2 per la parte interna nascosta e me li segno per distinguerli. Prepariamo i 2 polsi e per farlo spilliamo insieme un polsino esterno con un polsino interno. Li mettiamo dritto contro dritto della stoffa, quindi i lati con gli adesivi stanno in fuori, e li cuciamo insieme lungo 3 lati, lasciando aperto un lato lungo, che sarà poi quello che si unirà alla manica. Io qui avevo lasciato 1 centimetro di margine di cucitura solo nel lato superiore e invece avevo lasciato mezzo centimetro di margine negli altri 3 lati, quindi cucio a mezzo centimetro. Rifilo i margini di cucitura negli angoli in modo che siano di 2 mm circa e poi rigiro al dritto il polsino. Spingo in fuori bene gli angoli aiutandomi con una forbice con una punta non appuntita o anche un ferro da maglia va bene per questo scopo.
E poi stiro la cucitura appena fatta. Prima meglio stirare i margini di cucitura aperti e poi si può stirare la cucitura da sopra. Ora sul lato interno rigiro in dentro il centimetro di margine della parte alta. Io qui ho già segnato il margine di 1 centimetro con la penna cancellabile, ma in realtà per la precisione bisogna rigirare in dentro un po' meno di 1 centimetro, diciamo 8-9 mm. Questo ci servirà dopo per cucire meglio il polso alla manica. Comunque schiaccio un po' con le dita e stiro. Prima di attaccare il polso va fatto un passaggio in mezzo, che è la cucitura del fianco e della manica, che non vi mostro perché l'ho già mostrata in un altro video, quello della cucitura alla francese. Ve lo lascio in descrizione se ve lo siete perso. Dopo aver cucito il fianco della manica, dobbiamo chiudere, spillandole intanto, le pieghe del fondo della manica e vanno chiuse verso il dietro della manica. Il dietro è di qua, quindi questa tacca deve chiudersi su questa tacca. E una volta spillate le pieghe, posso attaccare il polso alla camicia. Come primo passaggio attacco il lato esterno del polsino al fondo manica, dritto su dritto. Quindi come funziona? Questa è la prima estremità del fondo manica e questa è l'altra, quindi una coincide con questo punto, poi il polsino fa tutto il giro e finisce sulla seconda estremità. E vado a spillarli insieme. Questa cucitura sarà fatta esattamente a 1 centimetro. Come vedete sto tralasciando tutto il lato interno del polsino per ora. Questa cucitura riguarda soltanto il lato esterno. Ora può essere che sia da sistemare la profondità delle pieghe di 1-2 mm, perché la misura del fondo della manica deve entrare perfettamente dentro al polsino. E ora quindi vediamo se è necessario aggiustare la larghezza delle pieghe. Inizio a spillare insieme i due pezzi e vedo se la lunghezza coincide. Ho messo gli spilli in tutta l'area senza le pieghe e devo dire che ho fatto i conti bene, anche la parte delle pieghe risulta perfettamente piatta. E ora cuciamo il polsino esterno al fondo della manica a 1 centimetro. Consiglio di fare questa cucitura cucendo dal lato del polsino, così siete sicuri di non prendere dentro per sbaglio il polsino interno. Fatta questa cucitura, stirate il margine verso il basso, verso il polsino. Ora chiudiamo l'interno del polso. Avevamo già stirato in giù il margine di cucitura del polsino. Ci assicuriamo che stia in giù anche il margine della cucitura appena fatta. Ci mettiamo sopra il polsino interno in modo che nasconda tutti i margini di cucitura e in modo che copra giusto di 1 millimetro la cucitura appena fatta e spilliamo. Ora ci aiuta il fatto che prima abbiamo stirato il margine di 9 mm in dentro al posto di 1 centimetro, perché così ora che faremo la cucitura dal dritto per fermare il polsino interno, saremo sicuri che prenderemo dentro il polso interno nella cucitura perché è 1 millimetro più lungo rispetto al polso esterno. Ora la prima cucitura che facciamo è da fuori a 1-2 mm appena in dentro nel polsino esterno. Questa cucitura ci serve a fermare internamente il polsino interno. Io di solito cucio spesso sopra gli spilli, ma in questo caso li tolgo prima di passarci sopra con la macchina da cucire, perché sennò la cucitura rischia di venire un po' storta. E ora, ultimissimo passaggio, facciamo una cucitura sugli altri 3 lati del polsino, a 5 mm dai bordi. Questa è più che altro estetica e potete decidere anche di non farla, oppure di farla a 2 mm dai bordi. O potete anche fare un rettangolo intero dove nel lato sopra cucite a 5 mm dalla cucitura che abbiamo appena fatto prima. Insomma, come preferite.
E questo era il metodo per cucire il fessino e il polso di una camicia. Spero che il video vi sia stato utile, se sì lasciate un like e quando il video in cui cucio la camicia intera sarà pronto ve lo lascerò qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!